spento, togliamola proprio, la lampada era troppa. Dobbiamo risolvere un problema. Io voglio questo pannellino, ma non qua, lo voglio un po' più distante sul stativo. Poi mi piacerebbe diffonderlo perché è proprio piccolo. Risolviamo un problema: attacco da 1/4 di pollice, stativo maschio 16. Questo qua è della Manfrotto. Iniziamo ad andare su dei supporti che vanno bene anche per le macchine fotografiche, però non mi permette di orientarlo. Dai, i magnifici testine a sfera, però quelle che trovate hanno l'attacco come volete, come vogliamo noi, ma frequentemente hanno l'attacco slitta e il foro da 1/4. Io ho questa rarità che la tengo ben stretta perché c'ha il foro da 3 ottavi, è in alluminio leggerissimo. Qua però i 3 ottavi, ma le viti le ho. Questo qua con un adattatore mi risolverebbe il problema. Così. Sta anche bene. Alluminio ottone. E lo puoi puntare agevolmente. Ma devo avere lo stativo con l'attacco da 3 ottavi, ce l'ho qua dietro. Altre possibilità, perché questo voi non lo trovate facilmente, è un problema. Questo qua è magnifico, questo qua è splendido, questo qua non è la testa a sfera ma fa le stesse cose, è della Lowell, attacco come vogliamo noi, da 1/4 di pollice, sarebbe più da macchina fotografica ma al momento va bene così, e attacco da 16, in più è orientabile, è perfetto, in più ci avrebbe anche stringere un po' di più, forse ferro con ferro ci vorrebbe una gomma, sì, perché poi ti dici ma perché deve sta storto, vabbè poi tanto lo sistema. Va bene, questo qua adesso lo piazzo, ecco un po' meglio, sì, è la luce dura, ma a me piace, sia chiaro, però poi volevamo luce su in questa zona, comunque vedete fa ombra, no? Essendo piccolo bisognerebbe mettergli davanti un diffondente ma un po' ampio. Io ho questo magnifico telaio che andrebbe da Dio, però questo qua, ecco qua la Lowell è un po' sbagliato perché ha fatto solamente l'innesto per le sue lampade, per cui infilare questo ci vuole un morsetto, vengono fuori quei magnifici morsetti che avevamo visto prima, loro, però forse troppo laborioso. Ripieghiamo il gioiellino, che non c'è niente di più piccolo di questo, è leggero, con le clip già incorporate. E questo qua ve l'ho fatto vedere, allora le testine a sfera bisogna averne un paio. Questo qua è della Manfrotto per attaccare la macchina, va benissimo sul Magic Arm perché lì piglia tutte le posizioni e volendo ti risparmi un cavalletto. Questo qua prima non l'ho fatto vedere, l'ho ben spiegato nel, come si chiama, diciamo l'episodio della Lowell. È il più bel morsetto secondo me, batte le clamp perché è leggero, ecco, se uno pensa a ridurre i pesi, però a differenza della clamp vedete è maschio, ma che me frega, maschio, e maschio anche col foro dall'altra parte, col foro cioè a quel punto ti offre il foro da 1/4, alluminio, lega di alluminio. Questi qua no, mi sa che purtroppo no, forse questi qua si trovano, li ho visto i telaietti ci sono, e non costa neanche tantissimo i telaietti Lowell. Gli snodi che fa la Manfrotto io li ho presi ma sono enormi e devo dire non mi piacciono, me ne sono saltati fuori, vediamo, così e così. Questo qua, 2 teste a sfera enormi, grazie però per stativo femmina d'acciaio, quando vai magari nei set che hanno tutti questi materiali, e con questo fai un sacco di robe.
la leva è pieghevole, però levone in plastica, un bel peso. Molto meglio questo e molto più utile a me, perché è sempre manfrotto, levona. 2 fori da 16, orientabile, il tilt la fa tutto, e cosa che a me piace molto, e qua hanno fatto una bella pensata, il nesto per l'ombrellino. Questo qua è un bel pezzo, light tight, con questo qua metti quello che vuoi, e l'ombrellino, anche la macchina fotografica, se alla fine gli metti questo, a quel punto fai tutto. Una cosa, volete vedere una cosa cool, very cool, very cool, dove l'è? Eccolo! Vedete com'è cool? C'è la sfera rossa. E qua torniamo al gioco del meccano. Mi sembra si chiama sfera, giusto è la sfera. Come la va a chiamare? Metterò la didascalia lì, non mi ricordo. Morale, avete un sacco di fori che sono dedicati, se sono fatti da 3 ottavi, tutto pieno di fori 3 ottavi, ti danno già un po' di queste viti 3 ottavi, allora ce n'è una e un quarto, e poi giochi, hai queste bacchette con la filettatura, no, ti danno quelle con la vitona, col 3 ottavi insomma, e fai per già, andiamo con i suoi pezzi veri, original. Loro ti dicono, ti do tutti questi pezzi, ma mica tanti, te ne danno 3. E per esempio ho fatto uno snodo a L, un po' pesa però. Qua ho messo invece una vite piccola che ci andava bene, qua non facciamo il gioco. Un altro attacco, no, qua puoi mettere un monitor, dai, un monitorino piccolo di servizio di fianco alla macchina da presa. Dovrebbero dare, non so se li vendono separati, più di questi, perché 3 sono veramente pochini. Questi qua li uso molto, però mi piacciono per alzare di poco di pezzi. Ultimo sacchettino, questo lo tengo separato, un bel sacchetto, vedete, si vede in trasparenza quello che c'è dentro, è sporco, è giallo. E di cos'è? Di chi è? Porta brace, con la sua asola, no, questa gliel'ho messa io, c'è giusto un moschettone, vabbè. Qua è la roba che tengo un po' separata per veramente le cose in macro, dai, cose macro. E cosa troviamo? Queste cosine. Allora, per la macro cosa faccio? Siccome mi piace lavorare basso sul tavolo, ho bisogno di un mini stativo. Questo qua è bello perché c'è già la testina a sfera incorporata, e qua l'ho messo dedicato con una com'era questo qua, nano clamp per la torcia. Se è troppo bassa ci metto, eccolo qua, infatti l'ho tenuto, ci metto di rialzo uno di questi qui, i tubetti della Manfrotto, che era nella confezione del dado, mi sembra che si chiami, ecco, dado, no sfera, ma sono un po' fessi, dado. Poi questo qua era una roba, ma non so se sono quei morsetti da macchina fotografica leggera, ma fatti benino, già perso, sono sicuro, credo che sia della Rovi, plastica dura, niente, morsetto da tavolo con la sua bella testina a sfera già incorporata. Ecco, questa qua, esatto, la tengo per il pannello,
perché o lo metto morsettato, ma siccome con la macro deve avere un sacco di luce, ce lo metto vicino vicino. Se tu metti le zampette, adesso probabilmente trovate qualcosa anche di più pratico, ma io uso quello che ho. Adesso mi fermo un attimo e non spendo più soldi. Vabbè, se lo usi così devi azzerare il morsetto perché non ti serve più. E tiene bene. Ecco, questo qua dedicato al pannellino vicinissimo. E cosa? Questi qui è per appendere magari un cartoncini o appendere l'oggetto a un supporto. Le meglio, le pinzettine con la gomma, pinzettine le trovi dal Ferramenta. Una classica molletta versione piccola, e per esagerare gli elastici ci vogliono, e le mini foldback sono carine anche loro. Beh, avevano un senso una volta, perché con queste qua io attaccavo, se volevo attaccare una gelatina diretta e non volevo usare le mollette perché non mi piacevano, per me conta anche lo stile. Con queste qua potevo mettere le gelatine sulle tota o sugli sportelli di qualsiasi lampada, le mini foldback. Però poi attenzione che si scaldano di bestia, e si scaldavano con l'incandescenza, devo aspettare che si raffreddassero. Non ci sono più questi problemi, mettete la plastica che è comoda, e vabbè, le vecchie mollette sono sempre... Spero che vi sia stato utile, ne avrei ancora. Per questa volta è così. Arrivederci. Paresco. Per completezza, mi stavo dimenticando di questo. Questo è un articolo recentissimo. Vedete, un Joby mini cavalletto da smartphone, che comunque sia, se togli il supporto del cavalletto hai il foro da 1/4 pollice, metti quello che vuoi, ma questo formato va anche bene, per mia fortuna, oltre che per lo smartphone, per il pannellino. Il pannellino LED è sistemato qua e lo muovo agevolmente. Ecco, mi veniva questa osservazione: il loro snodo su questo, probabilmente c'è dentro un'anima di metallo e poi c'è le sferette di gomma, ha molto a che fare con questo. Questo qua non è quello di prima, è più morbido, bello, è dell'Harry. Sì, dell'Harry, proprio dell'Harry. Io mi servivo all'Harry Italia quando aveva il magazzino a Sesto San Giovanni e anche un piccolo showroom. Adesso ho provato a guardare, si sono trasferiti, non si capisce se a Rho Fiera di Milano, o c'è anche un indirizzo via Fabio Filzi. Sì, mi sono tolto sto sfizio, ma non è che costasse tanto, non crediate. Harry, cosa c'è scritto? Cameraman Flexed with Plus Flag. Ecco, vedete, in tempi recenti hanno deciso che giustamente la bandiera per la macchina è in plastica, ma anche per le luci. Per la macchina è sempre importante, era un'abitudine andare a togliere eventuale luce in macchina. Magari la metto, ecco, accendo una lampada sulla mia destra e c'è qualcosa là, sì, vedete? No, va. Togliere la luce in macchina. Questo è anche un test, perché mi erano un po' girate le scatole ieri. Sì, sto continuando stamattina, perché c'era il LED che fliccava. Si stabilizzerà, maledetto LED, qua flicca. Ho cambiato lampadina, ho messo una Beghelli e non flicca più, italiana. Però c'è un motivo, come abbaia. La macchina, non so per quale motivo, eppure per il mercato europeo gira a 29,99 fotogrammi al secondo, diciamo 30. La corrente è a 50 Hz, bisticciano, non è un multiplo. Bandiera Harry, ok, bellissima, però qua l'Harry proprio
ha messo, vedete, c'è il solito morsettino per fissare la bandiera, poi ci attacchi lo snodo, come ti nasce è così, e dalla parte giusta entra, ma non è la solita filettatura, no, quei fetenti hanno poi devi stringere di bestia. Ti davano il morsetto simile a quello dello snodo, dei vecchi snodi, e il filetto non è 3/8. A me questo poi non piace e ho messo a forza, ho sforzato e ho sprecato sul loro passo questo qua. Forse è un adattatore, forse questo è un adattatore che ho trovato. Ho messo una cosa d'ottone per attaccarmi alle mie filettature. Per completezza ho trovato, allora, se questa è la Nano Clamp, la ricordate? Con questa apertura minima. Questa è la Micro. Questa qui invece che vedete la possibilità massima, però insomma non è male. Veramente per cose piccole piccole, ma io gli ho trovato un utilizzo, bella ghiera di serraggio ulteriore. Adesso è veramente terminato questa lunga panoramica sul materiale grip, ma voglio fare una prova, cioè una prova. Altro bella borsa Harry, e qua lancio un concorso, finalmente almeno vi esprimete con i commenti cosa conterrà mai. Borsa flessibile, vedete la misura, la bandiera non c'è perché è qua. Cosa contiene? A chi risponde non posso mandarle il regalo, no. È stato un mio acquisto appunto a Sesto San Giovanni tra i 100, forse 150.000 lire, tanto per darvi un'idea. E me la presenterei in un'altra puntata con dimostrazioni. Arrivederci.